Ciao, io sono Silvia e in questo video vi mostrerò come andare a realizzare un progetto borsa a punto nocciolina come questo. Inoltre in questo video vedremo come andare ad indurire tutte le parti di un progetto borsa, come foderare e soprattutto come andare ad applicare le chiusure a calamita. Se questo è quello che stai cercando, sei nel video tutorial giusto e ti do il benvenuto o bentornato sul mio canale. Vediamo quindi quali sono i materiali di cui avremo bisogno e andiamo a incominciare. Partiamo dal cordino. Io ho scelto di utilizzare il cordino Thai italiano di Nine & Made nella tonalità navy, questo blu notte molto intenso, e ne utilizzerò 2 rocche. Andrò a lavorare il cordino con un uncinetto 3,5. Come chiusura per la nostra borsa avremo bisogno di 2 coppie di questi bottoni magnetici con alette. Avremo poi bisogno di 1 metro da sarta e di 4 marcapunti. In questo video vi mostrerò inoltre come irrigidire la borsa e lo faremo utilizzando della rete e vedremo inoltre insieme come foderare sia la parte centrale che i 2 laterali. Fatto il cappio al nostro filo, andiamo ad avviare 40 catenelle. Completate le 40 catenelle di avvio, partendo dalla seconda dall'uncinetto, quindi nella 39esima, andiamo a lavorare un punto basso in ciascuna catenella. Quindi torno indietro e lavoro una maglia bassa in ciascuna catenella. Lavoro le ultime maglie basse nelle ultime catenelle fino ad arrivare all'ultima catenella e abbiamo così completato il primo giro di lavorazione a punto basso. Per iniziare un nuovo giro facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Il giro che abbiamo appena completato è il primo di 19 giri che dobbiamo eseguire a punto basso. Avendo già fatto il primo, dobbiamo fare ancora 18 giri a maglia bassa, ripetendo gli stessi passaggi che abbiamo appena fatto. Quindi entriamo nella prima maglia disponibile, lavoriamo un punto basso e facciamo lo stesso per tutte le maglie che ci si presentano fino alla fine del giro. Arrivati a fine giro, faremo una catenella, volteremo il lavoro, lavoreremo un punto basso in ciascuna maglia che ci si presenta fino nuovamente alla fine del giro, catenella, e ripeteremo questi passaggi fino ad ottenere in tutto 19 giri a punto basso. Importantissimo, prima di iniziare un nuovo giro dovete sempre fare una catenella e poi voltare il lavoro. Io continuo nella mia lavorazione e ci vediamo alla fine del 19° giro eseguito a punto basso. Al termine dei 19 giri di punto basso otterrete un pannello di questo tipo, la prima parte della nostra borsa dove andremo poi successivamente ad inserire le calamite. Un consiglio soprattutto per le principianti: alla fine di ciascun giro ricordate sempre di fare una catenella prima di voltare il lavoro e iniziare di nuovo a lavorare a punto basso. Se avete paura di perdere qualche punto durante la lavorazione, piuttosto contate singolarmente le maglie, che devono essere 39 per ciascun giro. Al termine del 19° giro facciamo una catenella e voltiamo il lavoro e iniziamo il 20° giro, che è quello composto dalla prima fila di noccioline. Iniziamo questo giro realizzando una maglia bassa nelle prime 3 maglie che ci si presentano. Entriamo quindi nella maglia subito sotto l'uncinetto, facciamo un punto basso e lo stesso nelle 2 maglie successive, 1 e 2. Nella maglia seguente, la quarta dall'inizio di questo giro, dobbiamo lavorare un punto nocciolina. Il punto nocciolina si compone di diverse maglie alte che vengono chiuse insieme e bloccate poi con una catenella. Queste maglie alte vengono lavorate sempre nello stesso punto e il numero di maglie alte che potete realizzare qui dipende ovviamente dalla vostra mano e dal tipo di filato che andate ad utilizzare. Se avete un filato molto fine potete fare dalle 4 alle 5 gettate all'interno dello stesso punto. Se utilizzate il mio stesso filo ve ne basteranno 4. Se il filato è leggermente più spesso bastano anche solo 3 maglie alte.
Quindi, caricato il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, portiamo fuori il filo e abbiamo 3 asole sull'uncinetto. Ricarichiamo il filo e chiudiamo le prime 2 asole, lasciando la maglia sospesa. Ricarichiamo il filo e rientriamo nello stesso punto. Portiamo nuovamente fuori il filo e chiudiamo nuovamente le prime 2 asole. Abbiamo così 2 maglie in sospeso, ripetiamo gli stessi passaggi per altre 2 volte, o in base al tipo di filo, il numero di volte che voi preferite. Con 4 gettati sempre nello stesso punto ottengo un totale di 5 asole sul mio uncinetto. Ricarico per ultima volta il filo e le vado a chiudere insieme. Dopodiché faccio una catenella e ho così realizzato il mio primo punto nocciolina, che ovviamente, essendo un punto a rilievo, rimane dall'altra parte del nostro pannello. Questa, diciamo, sarà la parte interna della nostra borsa. Come si prosegue? Nelle 3 maglie successive andiamo a lavorare una singola maglia bassa. Quindi entro nel punto successivo, prendo il filo e lavoro un punto basso. Faccio lo stesso per altre 2 maglie. Rivedendo un attimo i passaggi di questo giro, abbiamo iniziato con 3 punti bassi, una nocciolina chiusa poi da una catenella e 3 maglie basse a seguire. Nella maglia seguente dobbiamo nuovamente realizzare una nocciolina. È molto importante che il numero di gettati che avete fatto nella prima nocciolina si ripeta poi per tutte le noccioline della nostra borsa. Dopo aver fatto la nocciolina e chiusa poi con la catenella, dobbiamo ripetere gli stessi passaggi. Realizzeremo quindi 3 maglie basse, una nocciolina, 3 maglie basse e una nocciolina, alternando questa sequenza di punti fino alla fine del giro. Quindi ora faccio una nocciolina, 3 maglie basse e una nocciolina e ci vediamo insieme alla fine del giro. Arrivata alla fine del giro ho lavorato la mia ultima nocciolina e ho già fatto la catenella. Le ultime maglie che mi restano devono essere 3, come 3 sono le maglie che abbiamo fatto all'inizio di questo giro e ovviamente saranno 3 maglie basse. Quindi nelle ultime 3 maglie disponibili lavoro un punto basso. Dopodiché faccio una catenella e volto il mio lavoro. Terminato il giro, questo sarà il risultato. Abbiamo lavorato 9 punti nocciolina intervallati da 3 punti bassi, con 3 punti bassi all'inizio e alla fine del nostro giro. Il giro di ritorno sarà un giro di maglia bassa semplice, perché il punto nocciolina si lavora con un giro di noccioline e un giro di ritorno a punto basso, perché essendo un punto a rilievo, se noi adesso andassimo a lavorare nuovamente le noccioline, non le avremmo tutte nello stesso verso del pannello, le avremo da questa parte e dalla parte opposta. Quindi è importante fare il giro di ritorno a punto basso per avere le noccioline tutte dalla stessa parte. Come si lavora il giro di ritorno a punto basso? Siamo al 21° giro. Prima di tutto lavoriamo una maglia bassa sulle 3 maglie basse che abbiamo appena fatto. E davanti a noi avremo poi 2 maglie, la catenella con la quale abbiamo chiuso il punto nocciolina e una delle maglie che si è creata quando abbiamo chiuso le maglie alte insieme. Molto importante, la catenella la andiamo a saltare quando lavoriamo le maglie basse, perché se la lavorassimo otterremo un aumento, cioè una maglia in più. Quindi è molto importante saltare la catenella e andare a lavorare direttamente nella maglia che si è generata quando abbiamo chiuso le maglie alte. Quindi salto questo punto, prendo la parte più esterna del mio punto nocciolina e lavoro un punto basso. Lavoro poi le 3 maglie basse che mi si presentano, 1, 2 e 3, salto la catenella, lavoro una maglia sul punto nocciolina e continuo così.
per tutte le maglie che mi si presentano saltando la catenella fino alla fine del giro. E abbiamo così terminato il giro di ritorno a punto basso. Come vi ho detto, dopo ciascun giro di nocciolina c'è sempre un giro di ritorno a maglia bassa e abbiamo fatto attenzione a non lavorare punti bassi all'interno della catenella. Perché non abbiamo fatto questo? Perché se avessimo lavorato una maglia bassa sopra la nocciolina e una maglia nella catenella avremmo aumentato sempre di un punto, quindi avremmo generato degli aumenti. Adesso dobbiamo iniziare un nuovo giro di noccioline, ma non le vogliamo che cadano sopra quelle che abbiamo già fatto, bensì che siano sfalsate, cioè che cadano tra uno spazio e l'altro rispetto alle noccioline che abbiamo appena realizzato. Per fare questo, il prossimo giro, invece che iniziare con 3 maglie basse, inizierà con 5 e terminerà sempre con 5 maglie basse. Per tutta la nostra borsa andremo ad alternare questi 2 giri di nocciolina. Il primo che inizia con 3 maglie basse e termina ovviamente con 3 maglie basse e il secondo, ovviamente dopo aver fatto il giro di ritorno, che inizia e termina con 5 maglie basse. Tra una nocciolina e l'altra sarà sempre costante il numero di 3 punti bassi. Iniziamo quindi questo nuovo giro di nocciolina facendo come sempre una catenella e voltando il lavoro. E andiamo quindi a realizzare una maglia bassa per le prime 5 maglie che ci si presentano. Nella maglia seguente, la sesta da inizio giro, facciamo nuovamente una nocciolina che deve essere uguale a quelle che abbiamo realizzato nel primissimo giro di noccioline. Quindi molto importante che le maglie alte che andiamo a realizzare siano dello stesso numero. Chiudiamo come sempre le nostre maglie alte, facciamo la catenella e tra una nocciolina e l'altra sono sempre costanti 3 punti bassi, quindi andiamo a lavorare una maglia bassa nei 3 punti successivi. Dopodiché nella maglia seguente dovremo lavorare un punto nocciolina. Seguiranno 3 maglie basse e una nocciolina, 3 maglie basse e una nocciolina alternati fino alla fine del giro, che andiamo poi a chiudere insieme. Arrivati alla fine del giro, dopo aver fatto l'ultimo punto nocciolina chiuso con una catenella, se abbiamo lavorato nel modo corretto dovremo avere precise 5 maglie libere, nelle quali dobbiamo andare a lavorare 5 punti bassi. Facciamo quindi una catenella e voltiamo il lavoro. E questo sarà il risultato. Abbiamo ottenuto 8 punti nocciolina nuovi che vedete cadono perfettamente al centro rispetto al primissimo giro di noccioline che abbiamo fatto. Ovviamente adesso dovremo fare un giro di ritorno a punto basso, lavorando una maglia bassa in ciascun punto tralasciando la catenella, altrimenti creeremo un aumento. Cosa accade per il prossimo giro e per i giri successivi? Dobbiamo iniziare un nuovo giro di noccioline, ma questa volta dobbiamo iniziare con 3 maglie basse e una nocciolina, 3 maglie basse e una nocciolina alternati fino alla fine e concludere il giro con 3 maglie basse. Dopodiché ci sarà un giro di ritorno sempre a punto basso e un nuovo giro di noccioline, che questa volta inizierà con 5 punti bassi, nocciolina, 3 maglie e una nocciolina alternati fino alla fine del giro e per terminare il giro ci saranno nuovamente 5 punti bassi. Ovviamente anche qui un giro di ritorno a maglia bassa e poi andiamo a ripetere. Dobbiamo alternare per il resto del nostro pannello un giro di noccioline che inizia e termina con 3 maglie basse a un giro di noccioline che inizia e termina con 5 maglie basse. Ovviamente tra un giro di noccioline e l'altro c'è sempre il giro di ritorno a maglia bassa.
Continuiamo quindi la nostra lavorazione alternando questi 2 giri di noccioline e i giri di ritorno fino ad ottenere un pannello come questo. In tutto ho lavorato 30 giri di noccioline e il pannello attualmente misura 49 cm in lunghezza e 30 cm e mezzo in altezza. Manca ancora un giro di noccioline, il 31esimo, che andiamo adesso a fare insieme. Nella parte centrale qui della mia borsa voglio inserire in un piccolo spazio una delle mie etichette personalizzate, quindi dovrò saltare una nocciolina. Se voi non volete creare qui lo spazio per una targhetta, andate semplicemente a completare la riga di noccioline esattamente come quelle che avete completato qui nella parte centrale della borsa. L'ultimo giro di noccioline che ho realizzato è il 30esimo, quello che andremo a fare adesso è quindi il 31esimo. Io ho già fatto il giro di ritorno a punto basso e sono pronta per partire già con le mie noccioline. Voglio inserire la targhetta qui nella parte centrale della borsa, quindi dovrò andare a saltare questa nocciolina, in modo che la targhetta rimanga così perfettamente al centro. Se avete una targhetta più grande probabilmente dovrete saltare qualche nocciolina in più e, come vi ho detto, se non volete inserire la vostra targhetta andate semplicemente a completare questo giro così come vi si presenta. Faccio quindi le mie 3 maglie basse iniziali, una nocciolina e alterno 3 maglie basse e una nocciolina fino a realizzare 4 noccioline. Mi fermo prima di andare a realizzare la quinta. Abbiamo 1, 2, 3 e 4 noccioline. Facciamo come sempre le 3 maglie basse di distanziamento tra una nocciolina e l'altra e in questa maglia dovrei lavorare una nocciolina, ma è quella che vado a saltare per lasciare lo spazio della targhetta. Invece che lavorare una nocciolina, in questo punto lavoro una maglia bassa e lavoro poi altre 3 maglie basse che sarebbero quelle che avrebbero distanziato questa nocciolina fantasma rispetto alla successiva. Quindi partendo dalla quarta nocciolina ho realizzato in tutto 7 punti bassi. 3 e 3 sarebbero stati di distanza tra una nocciolina e l'altra e un punto basso è quello che va a sostituire la nocciolina fantasma, per un totale quindi di 7. Proseguo adesso lavorando una nocciolina nella maglia successiva e alternando 3 maglie basse e una nocciolina fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro questo sarà il risultato, vedete che qui manca una nocciolina. Ovviamente facciamo una catenella e un giro di ritorno a punto basso. E vado poi a cucire direttamente la mia etichetta. Perché ho scelto di farlo ora? Dobbiamo ancora fare insieme un giro di lavorazione a punto basso, dopodiché passare alla fase di irrigidimento del nostro pannello. Facendolo adesso non rischio poi di trovarmi in difficoltà a farlo in un secondo momento. Quindi una volta cucita la targhetta e dopo aver fatto il giro di ritorno a punto basso dopo il giro a punto nocciolina, facciamo una catenella e facciamo ancora un ulteriore giro di ritorno sempre a maglia bassa. Faccio quindi una catenella, volto il lavoro e faccio ancora un giro di maglia bassa normale. Dopodiché ci fermiamo e parliamo della chiusura e soprattutto dell'irrigidimento del pannello. Adesso il nostro pannello centrale è completato. Se vi ricordate, prima di fare l'ultimo giro di nocciolina, il nostro pannello misurava 49 cm. Ora, con l'ultimo giro di noccioline in cui abbiamo inserito la targhetta, il giro di ritorno a maglia bassa e l'ultimo giro di maglia bassa che abbiamo fatto insieme, il nostro pannello misura 52 cm. Come avete visto nella lista dei materiali, come chiusura io ho scelto dei bottoni magnetici che si compongono di 2 parti. Una parte va attaccata alla patella, un'altra alla parte, diciamo, centrale del corpo della nostra borsa e presentano dietro le alette. Ovviamente esistono anche quelli da cucire, questi erano quelli che avevo a disposizione. Per avere una chiusura più stabile ho scelto di metterne 2, ovviamente dello stesso tipo, che vanno applicati qui nella parte liscia della nostra borsa, che io ho fatto volutamente in modo che il tutto chiuda meglio. Se avessimo lavorato a punto nocciolina anche questa parte ci saremmo trovati in difficoltà a inserire i bottoni e poi a far chiudere la pochette. E ovviamente le altre 2 parti vanno inserite qui, nella parte posteriore di quella che diventerà la nostra patella. Ovviamente, essendoci le alette, sorge un problema, soprattutto qui nella parte superiore della borsa. Perché?
Per quanto riguarda queste due parti della chiusura, il problema non si pone perché rimarranno all'interno della pochette dove andrà tutto foderato. Se dovessimo inserire direttamente invece le altre due parti qui sulla patella, le due alette uscirebbero qui nella parte più esterna della borsa e ovviamente non è quello che vogliamo. Quindi le prime due parti della chiusura le andremo ad inserire nel momento in cui induriamo la nostra pochette. Le altre due parti dovremo inserirle prima di completare la fase di cucitura della fodera e ovviamente vediamo insieme tutti questi passaggi. Per indurire il corpo centrale della borsa e i due laterali io utilizzerò un pezzettino di rete, che era quello che avevo in casa. Voi ovviamente potete scegliere se indurire con la rete, col termoindurente, col feltro, con la salpa, quello che vi viene più congeniale e ovviamente quello che avete a disposizione. Per utilizzare la rete la andremo a incorporare in un giro di perimetro e poi ovviamente andremo a inserire i bottoni magnetici e la nostra fodera. Le misure del pannello di rete devono essere le stesse del pannello in cordino. Se è una delle primissime volte che utilizzate la rete o comunque se volete essere più tranquille mentre eseguite la borsa, io vi do questo piccolo consiglio. Lasciatevi una riga in più di buchini sia su uno dei due lati lunghi che su uno dei due lati corti. In questo modo, mentre andate a incorporare la rete, potete sempre, se avete lasciato troppi buchi, andare a tagliare, mentre invece se il pannello che avete tagliato risulterà troppo piccolo, questo pannello diventerà ovviamente inutilizzabile, mentre invece in questo modo, lasciandovi un pochettino più di rete, potete andare ad adattare il tutto mentre incorporate la rete al corpo borsa. Ed è quello che, come potete vedere, ho fatto io. Ho lasciato una riga di buchi in più qui nella parte superiore e una riga di buchi in più qui nella parte inferiore. Ovviamente se dovessero risultare di troppo faccio sempre in tempo a tagliarle. Per incorporare la rete la mettiamo dietro il nostro pannello e dobbiamo far combaciare le due parti. Entriamo con l'uncinetto nella prima maglia bassa disponibile e all'interno del primo quadratino. Prendiamo il filo, passiamo all'interno e lavoriamo un punto basso. Facciamo lo stesso nella maglia successiva, passiamo all'interno del cordino e all'interno della rete. Portiamo fuori e lavoriamo un punto basso. E dobbiamo ripetere questo passaggio fino ad arrivare all'altro angolo. Cerchiamo di far combaciare il più possibile la maglia bassa con il quadratino posteriore. Se questo non dovesse accadere, potete anche saltare uno o più quadratini, ma cercate di evitare di saltarne troppi. Quindi fate combaciare il più possibile le maglie basse con i quadratini della rete. Arrivati all'angolo lavoriamo gli ultimi due punti e dobbiamo fare attenzione che l'ultimo punto basso corrisponda all'ultimo quadratino in alto. Questo è un dettaglio che dobbiamo tenere presente per tutti e quattro i nostri lati del pannello. Per voltare l'angolo facciamo una catenella e ci spostiamo su questo lato e andiamo a rientrare all'interno dell'ultima maglia bassa lavorata, questa volta ovviamente prendendo il punto da questo lato e ovviamente sempre nello stesso quadratino e facciamo un punto basso. Dobbiamo proseguire lavorando un punto basso in ciascun quadratino per tutto il lato lungo. Arrivati nuovamente all'angolo faremo maglia bassa, catenella e maglia bassa, lavoreremo il lato corto, nuovamente nell'angolo maglia bassa, catenella e maglia bassa come vi ho mostrato qui e ci rivediamo alla fine del giro di perimetro per andare a chiuderlo insieme. Quando arrivo alla fine del giro di perimetro, l'ultimo punto basso devo andare a lavorarlo dove ho lavorato la prima maglia bassa di questo giro e ovviamente questo punto deve corrispondere anche al primo quadratino in alto della nostra rete. Lavoro quindi un punto basso, faccio una catenella e vado ad entrare nel primo punto basso di questo giro facendo un punto bassissimo. Porto fuori il filo e chiudo direttamente. Abbiamo così completato il primo giro di perimetro e abbiamo incorporato la rete al nostro progetto. Poiché dobbiamo andare poi a foderare il tutto per avere un pochettino più di spazio, facciamo un ulteriore giro di perimetro che iniziamo con una catenella, un punto basso nella stessa maglia in cui abbiamo chiuso il giro precedente,
E andiamo ora a lavorare una maglia bassa per ciascuna maglia che ci si presenta, comprese le catenelle degli angoli. Arrivati poi alla fine del giro ci ritroveremo qui. Faremo una catenella e chiuderemo con una maglia bassissima nella prima maglia bassa di questo giro. Dopodiché il nostro pannello centrale è terminato. Il nostro pannello adesso è ufficialmente completo e possiamo iniziare ad attaccare le prime 2 calamite. Dovremo inserire 2 parti di queste chiusure a calamita qui nella parte liscia del pannello. Con l'aiuto di un ago ho già individuato il punto in cui voglio mettere la prima e metterò l'altra alla stessa distanza. Vi do la misura in centimetri. Circa 4 cm e mezzo, 4 cm e 8 da destra e 8 cm da sopra. Prendo quindi la calamita, tolgo per un momento l'ago e vado ad entrare con le alette. Devo passare sia attraverso il cordino che attraverso la rete. Spingo il più possibile, inserisco la placchetta di sicurezza e aiutandomi con delle forbici vado a piegare le alette verso l'interno. E ho così fissato la prima parte della chiusura. Vado a ripetere gli stessi passaggi per l'altra chiusura e vediamo come realizzare i laterali, dopodiché fodera e l'altra parte della chiusura. Come realizziamo i laterali per la nostra borsa? Partiamo dallo spigolo qui in alto del nostro pannello e contiamo 20 punti. Sul 21esimo punto mettiamo un marcatore. Subito dopo il marcatore contiamo 1, 2, 3, 4 fino a 12. Sulla 13ª maglia mettiamo un altro marcapunti. Questa misura tra un marcapunti e l'altro sarà la misura della base del nostro laterale, mentre invece questa, dal marcapunti fino all'angolo, sarà l'altezza. Fatto quindi un capo al nostro filo, avviamo 12 catenelle. Fatte le 12 catenelle ne aggiungiamo una, quindi un totale di 13. Ritorniamo quindi indietro nella catenella precedente e lavoriamo una maglia bassa. Lavoriamo una maglia bassa in ciascuna catenella. Arrivati alla fine del giro facciamo come sempre una catenella e voltiamo il lavoro. Il giro di maglia bassa che abbiamo appena fatto è il primo di 20 giri a punto basso che dobbiamo lavorare per il nostro pannello laterale. Quindi ricominciamo dal prossimo giro e per tutti i giri successivi lavorando una maglia bassa in ciascun punto, catenella a fine giro per voltare il lavoro e ripetiamo. Abbiamo fatto insieme il primo giro, dobbiamo farne insieme altri 19. Terminati i 20 giri a maglia bassa, dobbiamo, come per il pannello centrale, andare ad irrigidire e lo facciamo con un pezzettino di rete. Alla fine del 20° giro facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, mettiamo il pezzettino di rete dietro al pannello ad uncinetto e come per il pannello centrale andiamo a lavorare all'interno delle singole maglie prendendo anche il pezzettino di rete. Arrivati all'angolo lavoriamo sempre l'ultimo punto disponibile dentro l'ultimo quadratino in alto. Facciamo una catenella, ci spostiamo sul lato lungo, il primo punto basso è dentro l'ultimo punto basso che abbiamo lavorato e sempre nel primo quadratino, in modo da stondare l'angolo. E lavoriamo poi una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione, nell'angolo maglia bassa, catenella, maglia bassa, nell'angolo opposto ripetiamo gli stessi passaggi, nell'ultimo punto qui in alto lavoreremo una maglia bassa nel quadratino dove abbiamo lavorato la prima di questo giro, catenella e chiudiamo il tutto con un punto bassissimo. Ovviamente i passaggi per eseguire il primo laterale dobbiamo poi ripeterli per fare il secondo. Voglio svelarvi un piccolo trucco. Se quando andate a chiudere il laterale vi lasciate un po' di filo e lo tenete attaccato direttamente al laterale, quando poi dovrete cucirlo al corpo della borsa, non dovrete fare nuovamente un nodino e crearvi del filo per andare a cucire, rimarrà tutto già attaccato, quindi non avete nodini fastidiosi poi da nascondere. Per attaccare poi un'eventuale tracolla dobbiamo utilizzare dei ponticelli. Questi vengono fissati, come vedete hanno le alette, esattamente come andiamo a mettere i bottoni magnetici.
Dobbiamo semplicemente decidere a che altezza del nostro pannello laterale mettere il nostro ponticello. Ovviamente cerchiamo di metterli al centro del nostro pannellino, spingiamo, passiamo attraverso la rete, mettiamo la placchetta di sicurezza e pieghiamo poi le alette esattamente come per i bottoni magnetici. Come foderare i laterali? Qui ne ho già completato uno per farvi vedere il risultato finale. Tagliamo un pezzettino di stoffa, meglio se con un pochettino di tessuto in più rispetto alle misure del laterale, e la andiamo a piegare su tutti e 4 i lati. E con la fodera dobbiamo ovviamente coprire l'attacco della rete ma andare il più vicino possibile al punto in alto dove poi dovremo passare con l'ago tirafettuccia per cucire i laterali. Quindi dobbiamo sì nascondere la rete e ovviamente gli attacchi per la tracolla, ma dobbiamo lasciarci abbastanza spazio da poter passare agevolmente con l'ago tirafettuccia per cucire poi i laterali al corpo della borsa. Vedete che io sono andata praticamente quasi sul bordo. Potete cucire utilizzando il punto invisibile o anche semplicemente fare una cucitura normale. Vi consiglio ovviamente di utilizzare come colore del filo per cucire uno molto simile alla vostra fodera, così la cucitura, qualunque scegliate di utilizzare, rimane abbastanza nascosta. Questo passaggio va ovviamente fatto per entrambi i laterali ed è molto simile a quello che andremo a fare adesso per il corpo borsa. Per foderare il corpo borsa i passaggi sono molto simili. Tagliamo un pezzo di stoffa che ovviamente ci permetta di nascondere completamente l'attacco della rete e abbiamo fatto, se vi ricordate, un giro di perimetro in più proprio per avere questo spazio. Ma prima di foderare e cucire il tutto dobbiamo attaccare ovviamente le calamite per chiudere la nostra borsa qui, in questa parte. Non potendo accedere alla parte esterna della borsa, perché qui ricordiamo abbiamo i punti nocciolina, a meno che non nascondiamo il tutto tramite poi delle targhette o degli accessori, dobbiamo far aderire le nostre chiusure a calamita alla rete che abbiamo qui. Avendola però già incorporata dobbiamo giocare un pochettino d'astuzia. Una volta tagliata la fodera prendiamo la misura e la andiamo a fissare con degli spilli. Ho fissato la fodera sui 2 lati lunghi e su uno dei lati corti, in particolare quello dove abbiamo già messo le calamite, tranne che su questo lato corto. Perché? Dobbiamo fare questi passaggi, individuare il punto dove dovremo attaccare le calamite, fare un segno sul tessuto, bucare la fodera, far passare la calamita attraverso la fodera, farla passare attraverso la rete e, aiutandoci con un punteruolo, con delle forbici, con quello che preferite, andare a piegare le alette all'interno della rete. Se vi ricordate, quando abbiamo iniziato a parlare dei laterali, vi ho detto che dovevamo contare 20 maglie partendo dalla maglia più in alto qui nello spigolo e ho messo un marcapunti sulla 21esima maglia. Se voi ancora non avete messo il marcapunti, fatelo adesso perché vi servirà come punto di riferimento per piegare la vostra borsa in quella che dovrebbe essere più o meno la sua posizione finale. Tenendo ferma la borsa, vado a piegare la mia patella come se la dovessi chiudere. Cercando di rimanere dritta, posso utilizzare questa linea di punto basso come riferimento. So che in questo punto la mia patella si deve fermare. Aiutandomi con un ago, segno questo punto e riapro la patella. E il nostro ago ci segna da quale punto di inizio della patella nella parte interna dobbiamo posizionare il nostro secondo magnete e quanta deve essere la distanza da questa parte. Quindi abbiamo le 2 misure che ci permettono di riportare questa parte della chiusura all'interno della patella. Aiutandomi con 1 metro vedo che il magnete deve stare precisamente a 3,5 cm, questo è il centro del magnete, e rispetto al bordo esterno deve distare precisamente 5 cm. Sistemo la fodera in quella che dovrebbe essere la sua posizione definitiva, dopodiché sfruttando il lato vado ad utilizzare le misure in centimetri per individuare il punto in cui devo mettere il magnete. Sappiamo che rispetto all'alto il magnete deve stare precisamente a 3,5 cm, quindi siamo più o meno in questo punto e deve distare 5 cm da quest'altra parte. Io sto utilizzando la penna per tessuti lavabile della Prim, mi permette di segnare sopra la stoffa e va via poi con l'acqua. So quindi che in questo punto devo fissare il mio magnete. Posiziono quindi il magnete sopra in modo che sia perfettamente al centro rispetto al mio segno e sempre con la penna faccio il segno sui 2 punti in cui dovrò tagliare per far passare le alette. Vado a tagliare con le forbici, faccio 2 fori piccoli ma grandi quanto basta per far passare le alette.
passo attraverso la fodera e qui viene il passaggio un pochettino più difficile. Devo far passare le alette attraverso la rete ma non attraverso il cordino e aiutandomi con delle forbici o con un martello devo riuscire a piegare le alette verso l'interno. Questo passaggio mi viene molto difficile da farvi vedere in camera e ovviamente non possiamo mettere la chiusura di sicurezza, però già fissando alla rete dovrebbe comunque tenere perfettamente. Voi molto probabilmente non riuscite a vederlo, però io vado ad entrare in uno dei fori più vicini, prendo da sotto l'aletta e la spingo verso l'esterno, faccio praticamente leva. Posso anche aiutarmi dall'esterno della borsa, ovviamente utilizzate un qualcosa che abbia una punta molto sottile e che non vada ad allargarvi la lavorazione in cordino. Passo attraverso un paio di maglie e vado a spingere le mie calamite. Controllo ovviamente che sia ben aderente e che soprattutto le alette non sbuchino dalla parte opposta. Ripeto questi passaggi che vi ho mostrato anche per l'altro magnete. Ovviamente adesso non ci resta altro da fare che andare a fissare anche questa parte con gli spilli e poi cucire la nostra fodera. Mi raccomando, tenete il tessuto il più rigido possibile. Adesso che tutte le parti sono state foderate possiamo passare alla cucitura dei laterali. Per cucire in modo corretto il laterale abbiamo 3 punti di riferimento. Il primo punto, che è questo qui in alto del nostro lato, e i 2 marcapunti. Se vi ricordate, quando abbiamo fatto il giro di perimetro dei laterali, negli angoli abbiamo lavorato maglia bassa, catenella e maglia bassa. Ebbene, le catenelle dei 2 angoli inferiori devono corrispondere quando andiamo a cucire ai 2 marcapunti. Con l'ago tirafettuccia vado quindi ad entrare nella maglia più in alto qui nel mio angolo e porto fuori il filo. È molto importante che le 2 parti aderiscano il più possibile, tra il pannello centrale e il laterale non deve esserci spazio, quindi tirate bene il filo. Passiamo poi alla maglia sottostante. Entriamo in entrambe le maglie da un lato e in entrambe le maglie sul pannellino laterale, quindi attraverso le 4 maglie e portiamo fuori il filo. E la nostra cucitura prosegue in questo modo: ci spostiamo sulla maglia inferiore, passiamo attraverso entrambe le maglie del profilo e attraverso le altre 2, quindi ogni volta passiamo attraverso 4 maglie. La catenella che abbiamo fatto qui nell'angolo deve corrispondere alla maglia dove è presente il marcapunti, stessa cosa per l'altro lato corto del nostro laterale. Dopodiché cuciamo fino all'angolo qui in alto, dopodiché andremo a nascondere il filo all'interno della lavorazione. Facciamo la stessa cosa per l'altro laterale e la nostra borsa è terminata. La nostra borsa è ufficialmente completata, come vedete chiude perfettamente e sta anche perfettamente in piedi da sola, questo grazie alla resistenza del cordino e ovviamente anche alla struttura che abbiamo realizzato con la rete. Se guardiamo i laterali, vedete come anche questi sono perfettamente rigidi, non c'è tanto spazio tra la patella e il corpo della borsa perché la rete viene sagomata poi dalla chiusura anche con i bottoni automatici. Vi consiglio comunque di tenere in forma, quindi nella posizione giusta la borsa almeno per un giorno per farle prendere appunto la posizione corretta. E ovviamente non ci resterà poi che attaccare una catena qui all'attacco per portare la nostra borsa. Inoltre la presenza degli automatici ci aiuta ad aprire e a chiudere agevolmente la nostra borsa, che vedete risulta particolarmente capiente e vedete come la nostra fodera rimane tesa. Per questo vi ho rimarcato molto il fatto di stendere perfettamente la fodera e soprattutto di andare a cucirla in modo da coprire la rete. Sembra quasi che la rete dentro non ci sia. Ovviamente, avendo foderato i laterali, sembra che la parte interna della borsa sia un pezzo unico. Per quanto riguarda i materiali vi ricordo che il cordino è di Nina Handmade mentre la targhetta è di Fungo Label. Trovate i riferimenti sia nel video che nel box informazioni. Spero ovviamente che questo video sia stato di vostro gradimento. Ho cercato di farvi vedere come realizzare una borsa di questo tipo veramente dall'inizio alla fine. Perciò se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bel pollice in su e perché no ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video. Io quindi vi saluto, vi auguro buona creatività e ci vediamo molto presto sempre qui sul mio canale.